Cosa ne dite di questi spaghetti allo scoglio? Io li ho preparati con una pasta integrale ed è per quello che magari vedete il colore degli spaghetti un po' più scuro. È davvero un piatto molto ricco, molto gustoso, buonissimo. Se volete vedere come prepararli, seguite la videoricetta passo passo. Ed ecco tutti gli ingredienti che ci servono per i nostri spaghetti allo scoglio. Guardate quanto meraviglioso pesce. Allora abbiamo 1 chilo di cozze, 1 chilo di vongole, poi un 300 grammi di calamari, un 6 scampi, più o meno, poi insomma regolatevi anche in base ai vostri gusti, uno spicchio d'aglio che non può assolutamente mancare, 300 grammi di pomodorini, del prezzemolo. Poi ci servirà più o meno un 40 grammi o di vino bianco da sfumare oppure di brodo. Partiamo con il pulire bene il nostro pesce togliendo la barbetta e poi andremo ad aprire sia le cozze che le vongole, un passo alla volta. Cominciamo col pulire le nostre cozze. Eccole qua, mettiamole, io almeno faccio così, le metto su uno scolapasta e con acqua corrente e una spugnetta pulita vado a passarle una per una, a pulirle e a togliere la barbetta. Ecco qua. Puliamole bene tutte e poi faremo lo stesso lavoro anche con le vongole. Una volta pulite le cozze procediamo con le vongole, ovviamente potete fare anche viceversa in base a come volete. Ok, e adesso sempre con un po' di acqua corrente e una spugnetta pulita andiamo a lavarle. Procediamo con il far aprire cozze e vongole. Padella, filo d'olio. Adesso accendiamo il fuoco e aspettiamo che la padella sia proprio ben calda. Quando sarà ben calda andremo a mettere le nostre cozze, le nostre vongole e le lasceremo cuocere per un 3-4 minuti in modo che si aprano tutte. Quando sono tutte belle aperte filtreremo il liquido che ne sarà uscito, quindi non buttatelo via perché ci servirà. Intanto noi aspettiamo che la padella si scaldi bene bene. La nostra padella è bella calda, procediamo col mettere cozze e vongole. Speriamo che mi ci stiano tutte. Allora, ecco qua. E adesso lasciamo lì per qualche minuto. Procediamo col pulire i nostri calamari e tagliarli, prepararli, insomma. Allora, intanto li ho lavati, poi basterà semplicemente tagliarli a rondelline. Ecco qua. La testa invece, con tutti i suoi tentacoli, la lasciamo così. Non occorre tagliarla, magari quelle un po' più grandi se volete tagliarle a metà, ma invece il resto lo tagliamo a rondelline. Preparati i calamari, andiamo con gli scampi. Ed eccoci a pulire gli scampi, che sono forse la cosa un po' più complicata da pulire, ma insomma cercheremo di fare del nostro meglio. Quello che dovremmo riuscire a fare è mantenere la testa con le chele, che comunque insaporirà la nostra pasta, il nostro sugo, ma eliminare il corpo e in particolare il filetto nero, che è quello che è l'intestino e che potrebbe dare un sapore amaro. Allora, intanto iniziamo col togliere la coda. Ecco qua. A volte togliendo la coda abbiamo la fortuna che viene già via l'intestino.
è davvero una fortuna, però ci è andata bene e questo almeno siamo riusciti a toglierlo. Dopodiché con una forbice pian pianino andiamo a tagliare il carapace in modo da riuscire a toglierlo. Ovviamente è un'operazione un pochino delicata, bisogna avere un attimo di pazienza. Se per caso, e può succedere, non riuscite a togliere il carapace senza staccare la testa, non preoccupatevi, non succede niente. Metterete nel sugo la testa separata dal corpo, in modo che la testa darà comunque sapore e il corpo poi sarà la parte più buona da mangiare. Io con pazienza proseguo a pulire i miei scampi. Ecco qua, vedete, è un po', ma ne vale la pena. Sarà tutta una fatica ripagata. Ecco qua, dai che forse ce l'abbiamo fatta. Ecco qua, vedete? Quindi abbiamo mantenuto tutta la testa e abbiamo tolto il carapace del corpo. Togliamo anche queste zampe e il nostro scampo è pronto. Andiamo con gli altri. Eccomi qua, sono al mio ultimo scampo. Ecco qua, togliamo la coda. Adesso io taglio entrambi i lati, quindi sia la pancia che la schiena, per capirci. E poi in un attimo riuscirò a togliere tutto il carapace. Uno e una, due, vedete? Qui è rimasto un po' di intestino, allora io con uno stuzzicadente mi aiuto a toglierlo. Quindi se anche non viene via togliendo la codina, vedete che poi con l'aiuto di uno stuzzicadente abbiamo fatto anche presto. Ed i nostri scampi sono pronti. È ora di tagliare i pomodorini. Li ho lavati bene e adesso li taglio in pezzettini. Potete anche scegliere di lasciarne qualcuno di più grande, qualcuno un po' più piccolino, insomma in base anche a quanto vi piacciono. Il nostro pesce è pronto, quindi adesso pian piano andremo ad assemblare. Padella, filo d'olio, lo spicchio d'aglio che abbiamo pulito e tagliato a metà e lo lasceremo imbiondire. Dopodiché andremo ad aggiungere i nostri calamari. Il nostro aglio è imbiondito, possiamo mettere i nostri calamari. Li lasceremo cuocere per 5 minuti e poi andiamo a sfumare col vino bianco oppure con un po' di brodo. Intanto lasciamoli lì a fuoco basso per 5 minuti. Sono trascorsi 5 minuti e io ho versato il mio brodo, ma voi potete anche mettere un po' di vino bianco e far sfumare. Una volta che sarà sfumato, toglieremo l'aglio e procederemo con l'aggiungere il resto del pesce. Adesso aggiungiamo i pomodorini, ma prima andiamo a togliere l'aglio. Eccolo qua, un pezzetto e l'altro. Ok, se volete a questo punto potete anche cominciare a cuocere la pasta. Intanto mettiamo giù i pomodorini e lasciamo cucinare per 5 minuti. Nel frattempo prepariamo gli spaghetti. Mi raccomando, gli spaghetti meglio cucinarli un po' al dente. Finché il pesce e gli spaghetti finiscono di cucinarsi, io vado a tagliare a coltello il mio prezzemolo, ovviamente dopo averlo ben lavato. Il prezzemolo andrà aggiunto alla fine. Eccolo qua. Toglierò i rami un po' più grossi e mi prendo solo
e foglie. Mentre gli spaghetti si cucinano, noi andiamo ad aggiungere gli scampi nel nostro sughetto. Ecco qua. In modo che si insaporiscano. Quando mancheranno 4-5 minuti alla cottura degli spaghetti, andremo a scolarli e ad aggiungerli direttamente al sugo, in modo da ultimare la cottura degli spaghetti insieme con il pesce. Manca qualche minuto alla fine della cottura degli spaghetti e noi andiamo a scolarli e a metterli direttamente nel nostro sugo e ultimeremo poi la cottura insieme con il sugo, appunto. Quindi non preoccupatevi troppo di scolarli, perché è importante che rimanga anche un po' di acqua di cottura. Andremo comunque poi pian piano a ultimare la cottura aggiungendo il liquido dell'apertura delle cozze delle vongole. Vi ricordate quello che abbiamo filtrato? Ecco qua. Andiamo anche ad aggiungere un po' di sale e un po' di pepe. Andiamo ad aggiungere un po' del sughetto del pesce e pian piano finiamo di ultimare la cottura degli spaghetti. Cercate di mantenere sempre il fuoco bello vivace e di mescolare spesso. Che profumo! I nostri spaghetti ormai sono ultimati. Dai che siamo alla fine e possiamo iniziare a pensare di gustarceli. Aggiungiamo cozze e vongole, sia quelle già sgusciate che anche quelle che hanno ancora il guscio ovviamente aperto, che serviranno più come decorazione, ma poi all'interno hanno il frutto assolutamente buono. Aggiungiamo, finiamo di mischiare un'ultima volta e poi impiattiamo. Lasciamo che si amalgami un pochino e poi serviamo. Ed ecco il nostro meraviglioso piatto pronto per essere gustato. Se volete dare proprio l'ultimo tocco, con una spruzzatina di prezzemolo. Ecco qua. Cosa ne dite? Il profumo è davvero delizioso. Se vi è piaciuta questa ricetta, un bel like sotto il video e iscrivetevi al canale, così resterete sempre aggiornati su tutti i nostri piatti. E soprattutto, buon appetito!